Signore del cielo e della terra, accogli l'umile ardente preghiera di noi, donne italiane, che al di sopra degli affetti più cari poniamo te, o Signore, e la patria. Benedici le nostre case lontane, benedici il lavoro delle nostre giornate, accogli come offerta di redenzione per la patria tradita il sangue degli eroi e dei martiri, il pianto delle madri private dei figli, il singhiozziante grido dei bimbi privati delle madri dalla sadica ferocia nemica. Io mi chiamo Gallo Paola, ero una delle tante donne soldato d'Italia, le ausiliarie della Repubblica Sociale Italiana, dell'esercito della Repubblica Sociale Italiana. Io ero camicia nera nella GNR. Nel periodo dell'immediata fine della guerra mi trovavo da queste parti. Solo per un caso fortunato non sono stata fermata dai partigiani di Tito Tobegia o comunque dalle bande che da queste parti imperversavano e ammazzavano con una facilità assolutamente degna di migliore causa. Ai primi di maggio alla scuola di Santa Eufemia ne avevano preso possesso e avevano piantato il loro comando delle bande partigiane, una specialmente quella che aveva come responsabile Luigi Ghitti, che si faceva chiamare Tito Tobegia. Era una banda di ispirazione comunista. Non si può dire che fossero peggiori degli altri, perché erano tutti uno peggiore dell'altro. So per certo che Tito Tobegia aveva un capo ed era uno degli agitprop che venivano dal confine orientale, titini, anche se italiano, ma delle bande titine, che avevano certe forme di combattimento abbastanza discutibili. Infatti non gli bastava uccidere l'avversario, dovevano farlo a pezzi, dovevano prima farlo morire un po' per volta, torturando, anche se non avevano alcun bisogno di estorcere informazioni perché la guerra era finita. Fra gli altri c'era appunto questo nucleo alla scuola di Santa Eufemia. Purtroppo tanti nostri compatrioti sono finiti nelle mani di questi, che nella scuola di Santa Eufemia hanno fatto cose pazzesche, hanno torturato tutto quanto hanno potuto. Verso il 10 di maggio, oltre avevano rastrellato quelli che loro ritenevano fascisti, e non tutti lo erano, li avevano portati in questa scuola, dove sono stati sottoposti a torture inenarrabili e poi caricati su un camion il 10 di maggio, portati su queste montagne, su queste colline, dove qualcuno di loro sapeva che c'era questa buca. In triestino foiba vuol dire buca, e hanno pensato di emulare i loro amici slavi usando la foiba che avevano a disposizione. Hanno caricato su un camion quelli già molto, molto massacrati e li hanno portati qua sopra. Uno di questi era stato preso talmente a calci nel ventre con gli scarponi inchiodati
che si era aperto l'addome e ne uscivano i visceri. Gliel'hanno chiuso con un lucchetto, l'hanno caricato sul camion anche quello, insieme a tutti gli altri. Pare che fossero 39, non so, il numero non lo saprei dire esattamente, io so che erano molti di più. Li hanno portati qua sopra, dove li hanno finiti a colpi di mitra, e li hanno buttati giù da quel buco che vedete lì davanti. Se vuoi inquadrarlo, il buco era quello. Da lì, man mano che li ammazzavano, li buttavano giù in questa buca. Qui si era formato un mucchio di cadaveri. In questo punto i superstiti hanno voluto ricordare la loro triste fine, il loro martirio, si può chiamarlo col suo nome, e costruire questo piccolo ricordo. Ce l'hanno distrutto 2 o 3 volte, è stato sempre ricostruito. Questa è l'ultima ricostruzione, ultima in ordine di tempo, speriamo che regga, dato che i tempi sono abbastanza cambiati, sono passati più di 70 anni, non lo so. Comunque io, ultra novantenne, ho ritenuto venivo quando c'erano i monumenti precedenti, quelli che sono stati distrutti a colpi di piccone. Venivamo per una commemorazione. Venivano 2 cappellani militari, uno era padre Rosson, l'altro era padre Santucci, che celebravano la messa e leggevano l'elenco dei massacrati, ai quali tributavamo tutti un presente, come nel nostro modo di fare. Oggi speriamo che questo regga. I tempi sono cambiati, speriamo che siano cambiati anche i cervelli. Non lo so se mi faccio illusioni, vorrei. Comunque non c'è un cappellano militare qui che dia la benedizione, o un cappellano comunque, per cui la benedizione forse ce la dà il Padre Eterno. Qui possiamo soltanto dire: viva l'Italia!